Buongiorno ragazzi, oggi andremo a vedere come applicare il Vertical Order Traversal a un albero di ricerca binaria. I prerequisiti di questo video sono due. Il primo è il Level Order Traversal, che ho spiegato precedentemente in uno dei miei video, lascio qui il link da qualche parte. Il secondo è il concetto di Horizontal Distance. Quindi, che cos'è l'Horizontal Distance? L'Horizontal Distance, o distanza orizzontale, che in questo caso ho indicato con HD, è la distanza di ogni nodo da uno dei due lati dell'albero. Quindi si può calcolare l'horizontal distance dal lato sinistro oppure l'horizontal distance dal lato destro. In questo caso, in questo video, calcoleremo la distanza orizzontale partendo da sinistra. Quindi per calcolare la distanza orizzontale di ciascun nodo andiamo a seguire questo semplice algoritmo. Come prima cosa, la distanza orizzontale della root è 0, quindi indichiamo HD 0 per la root. Dopodiché, per il figlio sinistro della root, che in questo caso è B, andiamo a calcolare la distanza orizzontale, calcolata come la distanza orizzontale del padre meno 1. Quindi in questo caso 0 meno 1 uguale a meno 1. Per il figlio destro della root, invece, che in questo caso è C, andremo a calcolare la distanza orizzontale come la distanza orizzontale del padre più 1. Quindi in questo caso 0 più 1 uguale 1. Andiamo quindi a ripetere le istruzioni 2 e 3 per ogni nodo dell'albero. Quindi andiamo avanti, andiamo a vedere il figlio sinistro di B, che è D, andiamo a calcolare la distanza orizzontale. Quindi dobbiamo fare la distanza orizzontale del padre meno 1, quindi meno 1, che fa meno 2. Calcoliamo la distanza orizzontale di E, quindi andiamo a prendere la distanza orizzontale del padre e gli sommiamo 1, quindi meno 1 più 1 uguale 0. Andiamo avanti, calcoliamo la distanza orizzontale per F, il padre è C, che ha distanza orizzontale 1, F è il figlio sinistro di C, quindi 1 meno 1 uguale 0. G è il figlio destro di C, quindi dobbiamo fare la distanza orizzontale del padre più 1, quindi andiamo a fare 1 più 1 uguale 2. Andiamo avanti, calcoliamo la distanza orizzontale per H è il figlio sinistro di D, quindi la distanza orizzontale di H è meno 2 meno 1, quindi meno 3. La distanza orizzontale di I, che è il figlio destro di D, sarà meno 2 più 1, che è uguale a meno 1. Andiamo a calcolare la distanza orizzontale per L, andiamo a vedere il padre che è F, che ha distanza orizzontale 0, L è il figlio sinistro, quindi andiamo a fare 0 meno 1. Distanza orizzontale di L è meno 1. Per M invece, che è il figlio destro di F, la distanza orizzontale sarà 1. Andiamo avanti, andiamo a calcolare la distanza orizzontale per N, che è il figlio destro di G, quindi dobbiamo fare la distanza orizzontale del padre più 1, quindi 2 più 1 uguale 3. O è il figlio sinistro di I, quindi la distanza orizzontale è meno 1, che sarà meno 2. Per quanto riguarda P, che è il figlio sinistro di I, la distanza orizzontale sarà meno 1 più 1, che è 0. La distanza orizzontale di Q, che è il figlio sinistro di M, sarà 1 meno 1, che è uguale a 0. Infine la distanza orizzontale di R, che è il figlio destro di M, sarà 2 perché 1 più 1 uguale a 2. Abbiamo quindi calcolato l'horizontal distance per tutti i nodi dell'albero e ci sarà molto utile per il secondo algoritmo qui in basso. Vorrei farvi notare una cosa, che comunque è molto difficile disegnare un albero binario sulla lavagna o su un foglio in modo preciso, perché appunto se notate per esempio qua E e F hanno la stessa horizontal distance che è 0, quindi andrebbero disegnati sovrapposti, quindi uno sopra l'altro. Quindi quando vi chiedono di calcolare l'horizontal distance di ogni nodo di un albero binario, evitate di farlo semplicemente con carta e penna perché risulta essere molto complesso. Quindi vi consiglio sempre di applicare questo tipo di algoritmo. Andiamo avanti e andiamo ad applicare questo secondo algoritmo allo stesso albero binario e andremo a sfruttare due strutture dati. La prima è una coda, la seconda è una hash table. La coda l'abbiamo già vista nel level order traversal e come vi ricordate la coda possiede due operazioni principali, l'operazione di dequeue e l'operazione di enqueue. Con l'operazione di enqueue vado a mettere un elemento della coda, con l'operazione di dequeue vado a togliere un elemento dalla coda. L'hash table invece potete pensarlo come una vera e propria tabella, dove in ogni riga abbiamo la coppia chiave-valore. In questo caso come chiave useremo l'horizontal distance e come valori i nodi. A
Cosa particolare dell'hash table è che le operazioni come insert, delete e select hanno sempre costo costante uguale a 1, perché andremo a fare queste tre operazioni basandoci sempre sulla chiave. Ok, iniziamo l'algoritmo. Come prima cosa andiamo a mettere in coda la root, che è A. Dopodiché, con l'operazione numero 2, andremo a inserire l'horizontal distance per la root nell'hash table. Quindi praticamente per l'horizontal distance valore 0 andiamo a inserire il nodo root, ovvero il nodo A. Dopodiché entriamo in un ciclo, andiamo a fare l'operazione di dequeue, dopodiché andremo a controllare l'horizontal distance per il figlio sinistro e il figlio destro dell'elemento che abbiamo tolto dalla coda. Quindi il figlio sinistro e il figlio destro della root in questo caso sono B e C. Quindi prendiamo in considerazione B, che è il figlio sinistro dell'elemento che abbiamo rimosso dalla coda, e vediamo che l'horizontal distance di B è meno 1, quindi andiamo a inserirlo nell'hash table. Dopodiché andiamo a mettere il valore B in corrispondenza della chiave meno 1. Facciamo la stessa cosa per l'elemento C. L'elemento C ha come horizontal distance il valore 1. Il valore 1 non è presente nell'hash table, quindi andiamo a inserirlo. Andiamo a mettere come nodo il valore C. Andiamo avanti e mettiamo in coda B e C. Dopodiché continuiamo il loop e facciamo l'operazione di dequeue. Togliamo dalla coda l'elemento B. A questo punto andiamo a vedere i figli di B, che sono D ed E. Facciamo la stessa cosa e andiamo a aggiornare l'hash table per gli elementi D ed E. Notiamo che D ha come horizontal distance meno 2 non è presente nell'hash table, quindi lo aggiungiamo come chiave e come nodo il valore D. Per il nodo E abbiamo come horizontal distance 0 è già presente nell'hash table, quindi andiamo semplicemente ad aggiungere nella chiave 0 il nodo E. Andiamo avanti e andiamo ad aggiungere alla coda i due elementi che erano D ed E. Dopodiché faccio l'operazione di dequeue, tolgo dalla coda l'elemento C. I figli di C sono F e G e andiamo ad aggiornare l'hash table. F ha come horizontal distance 0 e quindi lo aggiungiamo qui tra i nodi della chiave 0. G ha come horizontal distance 2 non è presente nell'hash table, andiamo ad aggiungere la chiave 2 e andiamo a mettere come nodo il valore G. I nodi considerati li andiamo a mettere nella coda, che sono F e G. Andiamo avanti, facciamo l'operazione di dequeue, togliamo dalla coda l'elemento D. I figli di D sono H e I. Andiamo a vedere l'horizontal distance. L'horizontal distance di H è meno 3. Meno 3 non è presente nell'hash table, lo andiamo a inserire e mettiamo come valore il nodo H. Per quanto riguarda I, l'horizontal distance è meno 1 è già presente nell'hash table, quindi aggiungiamo tra i nodi la I. Andiamo avanti e mettiamo nella coda H ed I. Facciamo l'operazione di dequeue, togliamo dalla coda il prossimo elemento che è E, come vedete non ha figli, quindi non aggiorno l'hash table e vado avanti. Faccio l'operazione di dequeue, tolgo dalla coda l'elemento F. I figli di F sono L e M. Per L l'horizontal distance è meno 1, quindi meno 1 è già presente nell'hash table, vado ad aggiungere il valore L. Il figlio destro di F è M, e M ha come horizontal distance il valore 1. 1 è già presente nell'hash table, quindi vado a inserire M alla chiave 1. Dopodiché metto in coda gli elementi considerati che sono L e M. Vado avanti, faccio l'operazione di dequeue, tolgo dalla coda l'elemento G. L'elemento G ha solo un figlio, che è il figlio destro, che è N. E N ha come horizontal distance 3. 3 non è presente nell'hash table, quindi inserisco la chiave e il nodo. Vado avanti e metto M in coda. Dopodiché faccio l'operazione di dequeue, tolgo dalla coda l'elemento H. H ha una figli, quindi vado avanti, tolgo dalla coda l'elemento I. Figli di I sono O e P. O ha come horizontal distance meno 2. Meno 2 è presente nell'hash table, quindi vado ad aggiungere alla chiave meno 2 il valore O. Il secondo figlio di I è P. P ha come horizontal distance 0 è già presente, quindi lo vado semplicemente ad aggiungere. Vado a inserire nella coda O e P. Vado avanti, faccio l'operazione di dequeue, tolgo dalla coda l'elemento L. L è una figli, vado avanti. Tolgo dalla coda l'elemento M. I figli di M sono Q ed R. Q ha come horizontal distance 0 è già presente nell'hash table, vado ad aggiungere Q alla chiave 0. Il secondo figlio di M è R.
R come horizontal distance 2, 2 è già presente nell'hash table, vado ad aggiungere R alla chiave 2. Metto in coda Q ed R. Vado avanti, faccio l'operazione di dequeue, tolgo dalla coda l'elemento n. N è una figlia e vado avanti. Faccio l'operazione di dequeue, tolgo dalla coda l'elemento O. Ho una figlia, stesso discorso, vado avanti. Tolgo dalla coda l'elemento P. P è una figlia, tolgo dalla coda l'elemento Q. Q è una figlia e vado avanti. E infine tolgo dalla coda anche l'elemento R, che è una figlia e quindi vado avanti. La coda è vuota e quindi l'algoritmo termina. Quindi il risultato di questo algoritmo lo troveremo leggendo l'hash table. Cosa vuol dire? Ogni entry dell'hash table conterrà una linea verticale di questo albero binario di ricerca. Ovvero, per esempio, la prima riga abbiamo horizontal distance 0 e abbiamo i nodi A, E, F, P e Q. Quindi se proviamo ad andare a disegnare questa linea su quest'albero, vi accorgete, come ho detto in precedenza, che è molto difficile farlo senza calcolare l'horizontal distance. Quindi andiamo a disegnarla insieme e ovviamente potremo fare lo stesso per ogni entry dell'hash table. Per quanto riguarda la time complexity di questo algoritmo, vediamo che è 1 grande di n, perché come ho detto in precedenza, questo algoritmo riprende il level order traversal, che aveva complessità 1 grande di n. In più abbiamo solamente un'operazione di inserimento dei dati nell'hash table, che come ho detto in precedenza è un'operazione costante, quindi U grande di 1, e quindi la complessità totale non cambierà, sarà sempre U grande di n. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Grazie mille.